Ciao ragazzi, oggi facciamo dei problemi sul terzo punto notevole, in cui ho fatto un video, insomma, ho già fatto un video sulla teoria, che è la bisettrice e l'incentro. E l'incentro appunto è il terzo punto notevole di un triangolo. Vediamo alcuni esempi, quindi alcuni casi che possono capitare. Allora, leggiamo il primo esempio, il primo problema. Gli angoli A e B. Allora, gli angoli A e B di un triangolo ABC, quindi un triangolo generico, misurano 64 e 45. Tracciando la bisettrice dell'angolo C, l'angolo stesso viene diviso in due parti congruenti. Calcolo la misura di ciascuna di esse. Ok, congruenti chiaramente sapete che vuol dire uguale, quindi l'angolo C, questo qui, ok, questo qui è diviso in due parti uguali. CR appunto è la bisettrice e sappiamo che gli angoli A misura 64 gradi e gli angoli B misura 45 gradi. Cerchiamo appunto la misura di queste due parti di C, che abbiamo detto che sono uguali, quindi cerchiamo ACR e poi RCD, e chiaramente sarebbe C mezzi, l'angolo C mezzi perché è uguale. Okay? Potete scrivere come pare, è la stessa cosa. Okay? Questo perché appunto ACR è uguale a RCD, solo perché è stato diviso dalla bisettrice. Ok, siccome come facciamo, diciamo, a calcolare? Noi conosciamo i due angoli alla base, sappiamo che la misura interna di un triangolo, la somma interna degli angoli di un triangolo è 180 gradi, quindi possiamo trovarci intanto C, tutto C, quindi C è uguale a 180 meno appunto la somma di A e B. Questo nel triangolo C in ABC. Ok, quindi 180 meno 64 più 45, quindi 180 gradi meno 109, cioè 71 gradi. E questo è tutto C. Per farci C mezzi, chiaramente dovrò semplicemente dividere l'angolo e quindi sarà 71 mezzi, cioè 35,5 gradi. Abbiamo detto appunto che gli angoli sono uguali. Ora trasformo i gradi in primi. Questo vuol dire che moltiplico per 60 la parte decimale. Cioè, moltiplico per 60 la parte decimale. E sarebbe, no? Cioè quella dopo la virgola. Quindi faccio 60 per 0,5 perché 35,5 la parte decimale è 0,5 che fa 30 primi. Quindi C mezzi è uguale a 35, 35 gradi e 30 primi. E questo è il risultato appunto del nostro problema. Andiamo a un altro esempio. Questo è molto molto semplice perché abbiamo già un po' tutte, diciamo, le cose. Ricordiamoci magari questa spiegazione dei gradi, di trasformare i gradi in primi.
Andiamo al secondo esempio e vediamo insieme. Ok, in un triangolo isoscele, quindi adesso abbiamo già altre caratteristiche, un altro esempio ma con altre caratteristiche. In un triangolo isoscele la bisettrice dell'angolo al vertice, quindi l'angolo C, lo divide in due parti e ciascuna di esse è 66 gradi e 30 primi. Quindi, triangolo isoscele, la prima cosa che scrivo è che AC potrebbe servirmi è uguale a CB, cioè i due lati sono uguali. E ricordiamo che gli angoli alla base, anche questi, hanno la stessa ampiezza. Quindi anche A è uguale a B. Un triangolo isoscele ABC. Perché nel frattempo, se faccio la bisettrice, mi sono formati altri due triangoli. L'angolo a un vertice e abbiamo detto che C. Quindi sappiamo che C mezzi, perché dice che l'angolo al vertice lo divide in due parti e ciascuna di esse 66 gradi e 30 primi. Quindi C mezzi è uguale a 66 gradi e 30 primi. Calcola la misura degli angoli del triangolo. Quindi mi chiede A uguale B, punto interrogativo. Mi chiede gli angoli alla base. Perché chiaramente C totale lo so perché lo faccio. Allora, ricordiamo come al solito che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi e con la formula inversa trovo entrambi e poi divido per 2 e conosco l'ampiezza singola appunto di ogni parte. Vediamo insieme, quindi C lo conosco e vediamo quant'è. Allora, intanto so che C media è 30 gradi, 76 gradi e 30 primi, quindi l'angolo C è chiaramente il doppio, no? Faccio 66 gradi e 30 primi, ah scusate, prima prima dobbiamo chiaramente trasformare 66 gradi e 30 primi, in questo caso trasformo e divido, in questo caso, per 60 i primi. Quindi 30 primi diviso 60 è uguale a 0,5 gradi. Quindi 66 gradi più 0,5 gradi è 66,5 gradi. Ora moltiplico, quindi C è uguale a 66,5 gradi per 2, quindi 133 gradi. Perché chiaramente a me mi serve l'angolo, quindi prima avevo primi e devo chiaramente portarlo ad essere tutto in gradi. In questo caso trasformo i primi in gradi, no? Ok, ora trovata C, ok, ho trovato C, ora che cosa faccio? Quindi abbiamo detto, mi devo trovare gli altri angoli, quindi che cosa faccio? Scrivo che A più B è uguale a 180 gradi meno C, quindi è 180 gradi meno 133 gradi, cioè 47 gradi. Ora divido questa per 2, quindi A più B sì, è uguale a 47 gradi, cioè quindi è 47 gradi diviso 2, cioè 23,5 gradi.
Ora sempre trasformo i gradi in prima come al precedente problema, trasformo e ho, quindi moltiplico sempre 0,5 per 60 che è 30 primi e quindi mi viene 23 gradi e 30 primi. Quindi questo è A uguale B, quindi, quindi A, l'angolo A che è uguale all'angolo B misura ognuno 23 gradi e 30 primi. E questo appunto è il mio risultato. Andiamo a un altro esempio. Allora, un triangolo. Ah, vediamo insieme. Allora, un triangolo alla base, un angolo alla base del triangolo isoscele misura 34. Quindi poniamo che A, l'angolo in A è 34 gradi. Calcola le misure degli angoli ACH e BCH che si ottengono tracciando la bisettrice relativa alla base AB. Quindi quando ho una bisettrice relativa alla base AB, l'angolo opposto è C, quindi so che C è diviso in due parti uguali e mi chiede di misurare gli angoli ACH, quindi ACH e BCH, quindi questi due divisi in parti uguali, no? Quindi so, mi serve ACH e poi BCH. Ok? Questo appunto ricordiamo, anzi no, allora quindi la prima cosa abbiamo sempre i triangoli isosceli lati uguali, gli angoli alla base sono uguali e l'angolo al vertice C in questo caso ha due parti uguali perché è stato tagliato da una bisettrice che è CH. CH è la bisettrice. Quindi, quindi qua saprò che ACH avrà la stessa ampiezza di BCH, che io chiamo C mezzo. Ok? Quindi andiamo a risolvere triangoli isoscele, angoli alla base uguali, quindi avendo gli angoli alla base uguali, perché triangolo isoscele, so che B è uguale ad A, che B è uguale ad A. E quindi conosco i dati ed è 34 gradi perché A me lo dà il testo. Quindi per trovare C faccio la formula inversa della somma degli angoli interni di un triangolo di 180 gradi, quindi C è uguale a 180 gradi meno B. E quindi è 180 gradi meno 34 più 34, cioè 112 gradi. Ora abbiamo detto che i due angoli che mi devo trovare sono uguali, quindi faccio metà di C e quindi C mezzi è uguale a 112 gradi diviso 2, cioè 56 gradi. Quindi ogni angolo ACH 56 gradi, BCH 56 gradi. E anche questo, insomma, non è stato così complicato. Ok, vediamo questo e cosa mi dice. Allora, disegno un triangolo isoscele, anche qui,
in C, quindi isoscele in C vuol dire che all'angolo c'ha il vertice in C. Traccia le bisettrici, quindi tracciamo le bisettrici quindi di tutti e tre gli angoli e fissa il centro I, come vedete. Se C è uguale a 52 gradi, quindi conosciamo C che è 52 gradi, quanto misura ciascun angolo del triangolo ABI, quindi l'angolo ABI, ABI, quindi mi interessa, lo evidenziamo, mi interessa appunto questo triangolo, lo evidenziamo, quindi mi interessano gli angoli di AB, quindi devo andare a scrivere, quindi mi interessa l'angolo IAI, poi mi interessa l'angolo AIB, AIB, poi mi interessa l'angolo IBA. E questi sono appunto i triangoli. Ho l'angolo in C, quindi come prima, ormai dobbiamo sapere l'angolo in C, mi trovo gli altri due che sono uguali, ricordo quindi A è uguale a B, quindi perché è triangolo isoscele, quindi faccio 180 gradi meno C, cioè 100, manca la parte avanti, quindi A più B è uguale a 180 gradi meno C, cioè 180 gradi meno 52 gradi, cioè 128 gradi. Per trovarmelo uno per uno abbiamo detto che faccio la metà, quindi A è uguale a B, cioè A più B mezzi, quindi 128 fratto 2 che è 64 gradi, quindi ogni angolo è di 64 gradi. Ora, per trovarmi per quanto riguarda il triangolo, quindi questi sono del triangolo AIB, ok? O AB come dicevo il problema, AB, AB è questa cosa, ok. Ora io ho l'angolo A e l'angolo B, ma l'angolo A e l'angolo B sono stati divisi dalla bisettrice, quindi vuol dire che io già conosco la metà di A, già la metà di B, quindi A mezzi è uguale a B mezzi perché sono sempre angoli di prima, è 64 gradi diviso 2, quindi che è 32 gradi. E quindi conosco appunto l'angolo IAB, quindi IAB è uguale a IBA, ho detto che è 32 gradi e questo è stato molto semplice farlo. L'altro chiaramente ricordiamo sempre che la somma dei triangoli interni è 180 gradi, quindi per trovarmi I, quindi AIB, quindi che A e B è uguale a sempre a 180 gradi, la somma di B, quindi di IAB più IBA. E quindi è sempre 180 gradi meno 32 più 32 e quindi è di 116 gradi. E quindi ho appunto tutte e tre le risposte. Ora andiamo a fare due con il triangolo rettangolo. Un attimo. Ok, andiamo a farci gli ultimi due e vediamo. Allora, questo è un triangolo rettangolo e vediamo un attimo. Allora, la bisettrice dell'angolo retto di un triangolo rettangolo forma con l'ipotenusa un angolo di 67 gradi.
Quanto misurano gli angoli acuti del triangolo? Anche del triangolo rettangolo. Quindi andiamo a vedere. CB è l'ipotenusa. AM è appunto la bisettrice dell'angolo retto. Ok, la bisettrice dell'angolo retto misura angolo 67, quindi CMA, quindi CMA è di 67 gradi. Ora io chiaramente quanto misura gli angoli acuti, quindi mi interessa conoscere C e B. Di C e B. Ok, intanto noi conosciamo ognuna di queste parti perché come abbiamo detto prima, come avevo detto insomma nella teoria, quando la bisettrice divide l'angolo retto, questo è 45 gradi e questo è 45 gradi. Ok? Quindi questo C già lo possiamo trovare sempre per la solita cosa della somma degli angoli interni di un triangolo, quindi C è semplice, C uguale a 180 gradi meno la somma di altri due, quindi la somma di A mezzo più M, quindi più l'angolo mezzo. Vabbè, deve essere corretto il CMA. CMA. Quindi è 180 gradi meno 45 più 67. Lo stiamo che a mezzo da 45 gradi per definizione. Quindi è 180 meno 112, cioè 68 gradi. E l'angolo, questo è l'angolo C, 68 gradi. Nel triangolo ABC invece, ora abbiamo il resto, qua nel triangolo, diciamo nel triangolo CMA. Adesso invece andiamo a fare nel triangolo ABC. Nel triangolo ABC conosciamo C e A, stessa cosa, quindi B è uguale a 180 meno A più C. E quindi è 180 gradi meno 90 più 68. E quindi è 180 meno 158, cioè 22 gradi. E questo appunto ormai insomma, avete capito più o meno un po' come funziona. Facciamo un ultimo con un angolo esterno e vediamo cosa ci dice. Considera il triangolo rettangolo, quindi al lato, quindi questo qui, in cui CD e BD sono le bisticce degli angoli acuti. Calcola l'ampiezza dell'angolo BDC. Ok, allora, in questo caso ci dà la somma di un angolo esterno, 146 gradi, quindi per trovarci, calcola l'ampiezza dell'angolo BDC. Ok, quindi questo qui interno, quindi queste sono le bisecche. Ok, mi posso trovare l'angolo in B perché ho 146 gradi, quindi si dice l'interrogativa, ho l'angolo esterno B, quindi angolo esterno B, una parte di B che è 146 gradi. BD è uguale a BD, che sono le bisettrici. Okay. Andiamoci
angolo esterno, ecco 192 gradi. Ok, andiamo a trovarci B, quindi B è dato da questo, se tutto intero è un angolo piatto, quindi è 180 meno 146 gradi, che mi dà 34 gradi. Quindi B è 34 gradi. Mi trovo l'angolo C, perché ho nel triangolo rettangolo ABC, mi trovo C, perché ho anche A che è 90 gradi, quindi mi faccio 180 gradi meno A più B, quindi è 180 gradi 90 più 34. Mi ricordate sempre che voi un angolo, quando avete il triangolo rettangolo ce l'avete, l'angolo retto che è 90 gradi, che A uguale a 90 gradi, e quindi questo mi dà 180 meno 124, cioè 56 gradi. Ora cosa mi trovo io? Prima mi trovo la metà di B, quindi dBc è uguale a B mezzi, quindi è 34 mezzi, cioè 17 gradi. Poi mi trovo anche DCB, DCB è uguale a C mezzi, è uguale a 56 mezzi, cioè 28 gradi. Quindi l'angolo D, quindi è BDC, è uguale sempre a 180 gradi, B mezzi e C mezzi, B mezzi più C mezzi, cioè 180 gradi, 17 più 28, quindi è uguale a 135 gradi. E questo è il risultato finale. Quindi questi sono più o meno un po' tutti, diciamo, i casi che più o meno che che, insomma, che si possono incontrare nei problemi con bisettrice e appunto in centro. Eh, insomma, spero vi siano piaciuti, vi sono stati appunto interessanti e ci vediamo alla prossima. Ciao!